Ciao Rannerospi e benvenuti in questo nuovo fantastico video. A seguito delle numerose richieste che mi avete fatto di parlare dei pennarelli, di cui tra poco appunto vi parlerò, ho comprato un pacco da 22 pennarelli particolari, nello specifico questo, e mi è costato la bellezza di 60 o 70 euro, non lo so, sono quelle cifre tipo 69,90 che non riesci proprio a capire. E sono questi pennarelli che si chiamano Chameleon, che hanno una particolarità, permettono di creare delle sfumature di colore in modo automatico. Io ammetto che li avevo già visti tante volte su dei video su Facebook perché la gente li condivideva dicendo "Dio, fuori di testa". Potrei partire un po' prevenuta in questo mio giudizio perché non li ho trovati così geniali come potevano sembrare dai video di Facebook. Allora, come ho detto, non voglio partire prevenuta, quindi andiamo ad aprire la scatola. Premesso che il packaging è molto caruccio, devo dire, è proprio una cosa che ti fa dire beh dai, 60 o 70 euro quant'è, l'ho spesi ma almeno ne vado fiera. No, beh, oddio, una scatola che vale 60 euro, cioè per carità, bella, però. Allora, le istruzioni sono in ogni lingua esistente, vediamo se anche l'italiano è contemplato. Ma davvero? Non c'è l'italiano. Ci hanno messo due tipi diversi di francese, uno dei due sicuramente non è francese, e niente italiano? Vabbè. La struttura di questi pennarelli è fatta così. Abbiamo il pennarello vero e proprio che si trova non qui, che si trova qua. Quindi c'è una punta a pennarello, una punta a pennello, quindi nel complesso il pennarello vero e proprio è piuttosto anche piccolo, diciamo. E poi la restante parte è questa, che serve soltanto a distribuire alcol, mettendo a contatto questa punta in alto e questa punta in basso. Ecco, qui unendole nel sacro vincolo del matrimonio, riusciamo a infondere un po' di alcol nella punta e poi questo alcol verrà rimesso nel foglio. Tra l'altro c'è anche una guida che ti dice quanto a lungo devi mantenere a contatto, vedete 0, 5, 10, 15, 35 e in base a quanto a lungo tieni a contatto le due punte la sfumatura verrà più dilatata o più netta. Quindi facciamo una prova, vediamo. Mi sto facendo toccare, non metterà mai a fuoco, vero? Ok, sono stati a contatto almeno 7 secondi. Ecco qua la sfumatura, effettivamente sì, il risultato è carino. Proviamo ancora, stavolta ce lo tengo di più. 10 secondi. 1, 2, 3, 10! Vedere questa sfumatura che si crea proprio sotto ai tuoi occhi senza che tu debba fare niente, un pochino è soddisfacente effettivamente, perché dai, l'idea alla base è carina, no? Ci sta. L'unico problema è che non riesco proprio a farmi venire in mente quale potrebbe essere il potenziale modo di applicarlo realmente in un lavoro vero e proprio. Proviamo con il rosso, che è un bel colore più intenso. Vabbè, adesso devo aspettare che si asciughino, però il colore delle pennellate continua a rimanere. Ho aperto un po' il pacco, ho fatto un po' di cose. Una cosa che ho notato è che, per dire, la sfumatura non è mai totalmente omogenea, nel senso, a parte che questa cosa di sì, ok, se lo tieni 2 secondi effettivamente la sfumatura diventa più breve, ma non riesco veramente a vedere la differenza tra la sfumatura dove l'ho tenuto 10 secondi e quella dove l'ho tenuto 30. E poi in alcuni casi si formano queste righine che sono un po' antiestetiche perché danno proprio il senso di qual è la direzione nella quale hai colorato, cosa che di base se uno usa dei pantoni o comunque in generale dei pennarelli con l'alcol è proprio la cosa che tenderebbe a evitare. La terza cosa è che non mi ricordo cos'è. Non so perché mai dovrei voler fare una sfumatura dal bianco al colore, al massimo tra due colori diversi, no? Ma perché dal bianco? Cioè, l'unico utilizzo che mi viene in mente è che se io faccio una sfumatura viola scuro qua, mi prendo un fucsia e faccio la sfumatura dall'altra parte. 1, 2, 4, 8, 10. 1, 2, 3, e poi è un po' noioso stare a aspettare. Ecco, comincio da qui, vado verso il giallo e ho creato la sfumatura, anche se in mezzo ci avrei volentieri messo dell'arancione. Si perde un po' il senso di non so. La verità è che devo spezzare una lancia. Ci sono dei blender che non sono bianchi con soltanto l'inchiostro, ma sono anche con inchiostri diversi, quindi tu a tutti gli effetti fai la sfumatura tra due colori. Però cioè me li devo comprare a parte, non so quanto costa l'uno, già ho speso 60 o 70 euro per questo. No, non ho intenzione di comprare a parte nient'altro. Comunque ora in realtà io non è che ho comprato questi pennarelli per distruggerli. Nonostante tutto mi stanno facendo un'ottima impressione perché comunque devo dire che sono un bel prodotto esteticamente, quindi sono di ottima qualità proprio il confezionamento e tutto. Ma non soffermiamoci troppo sulle parole, andiamo proprio ai fatti, andiamo se riuscirò a fare qualcosa di carino con questi pennarelli.
Giunti a questo punto mi sento di trarre delle conclusioni. Prima di tutto diciamo che l'impresa è stata un po' ardua, quella di realizzare un'illustrazione soltanto con questi colori, perché va bene che sono 22, però avrei dovuto selezionare soltanto alcune tonalità particolari di colore, perché mettere tutto insieme questi colori in un'unica illustrazione non mi fa dire wow che bello. Secondo me non c'è una vera e propria armonia tra i colori di questa illustrazione, quindi da una parte un po' è stata anche colpa mia e dall'altra queste sono le tonalità che abbiamo, quindi nel caso mi devo arrangiare. Da una parte ci può stare l'utilizzo, però diciamo che la cosa che preferisco di questo disegno è che non si capisca che magari è stato fatto con questi pennarelli. Secondo me potrebbero trovare il punto apice del loro utilizzo se utilizzati assieme ad altri Copic o Pantone o cose di questo tipo. Utilizzarli così da soli non mi ha convinto, devo dire, come cosa. Una cosa che mi è venuta in mente che sicuramente potrebbe essere figo farci, infatti è stato proprio questo che ho visto fare con questi pennarelli, è colorarci dei doodle. Ecco, sul colorarci dei doodle riesco a capire perché uno potrebbe voler scegliere di fare una cosa del genere. Vado a riempire lo spazio che è già delineato, quindi alla fine è tutto molto, ecco, perfetto. Guarda che sfumatura bella. Ho proprio trovato l'impiego migliore della vita per questi pennarelli. E anzi, la cosa bella di questo modo di fare le cose è che ti permette di staccare il cervello. Tra l'altro è stato proprio Riccardo a dirmi: ma tu dovresti consigliare di usare questi pennarelli per riempire gli album da colorare. Quindi, traendo delle conclusioni, prima che questo video diventi una roba dove io continuo a essere combattuta con me stessa fino alla fine, cosa si può fare secondo me con questi pennarelli? Uno, colorare delle sezioni molto piccole. Per i doodle va benissimo, per colorare gli album da colorare vanno benissimo. Da usare insieme ad altri pennarelli assolutamente sì, se volete farci delle illustrazioni è l'unico modo con il quale ve li consiglierei, quindi assieme ad altro. Non è una tecnica che si presta a tutto, questa cosa di mixare appunto i colori tra loro. Poi per quanto riguarda il prezzo mi rendo conto che sono piuttosto costosi, se non fosse stato per farci il video non li avrei comprati. Questa è l'impressione che ho avuto io. Ora ditemi voi anche qua sotto nei commenti se per caso qualcuno di voi li ha comprati o li ha provati, e nel caso se ha trovato delle tecniche o dei potenziali utilizzi migliori di quello che ho fatto io, perché sicuramente ci sono. Però diciamo che tra tutto li ho usati per 4-5 ore, quindi questa è stata più o meno l'impressione che ho avuto dopo questo breve lasso di tempo. Comunque in ogni caso, se voleste anche voi dare un'occhiata a qual è il prezzo e altre confezioni, perché in realtà questa è soltanto una, ma ce ne stanno un botto, anche più piccole che io sappia, vi metto il link qua sotto di Amazon nel caso voleste andare a dare un'occhiata. E soprattutto ricordatevi che nel caso ci fossero delle altre cose che vorreste che provassi in questi video dove provo cose strane per disegnare, io sono a vostra disposizione e quindi senza problemi lasciatemi un commentino qua sotto e andrò a vedere se è il caso di acquistare delle altre cose. E quindi nulla, io vi ringrazio moltissimo per aver visto il video fino a questo punto. Qui ci sono degli altri video dove provo o suggerisco delle altre cose per disegnare, quindi nel caso aveste voglia andate a dare un'occhiata. E nulla, io vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!